Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla considerazione del diodo. Parleremo del diodo virtuale e di un diodo reale. La mia idea è quella di far vedere il funzionamento del diodo e il suo utilizzo attraverso la simulazione con un software di multisim dove possiamo creare degli schemi e poi simularli. Ma mi sembra doveroso iniziare con alcune introduzioni a cos'è un semplice diodo virtuale, dicevamo, o reale, a favore e a vantaggio di tutti coloro che forse per la prima volta si interessano di questo elemento elettronico, il diodo. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, innanzitutto possiamo dire che il diodo è un componente elettronico passivo, cioè in pratica è un componente che non introduce nessun tipo di guadagno di tensione o di corrente nel suo attraversamento. È anche possiamo dire che è anche un componente non lineare a due terminali, un bipolo, quindi c'è un ingresso positivo e un ingresso negativo, chiamato anodo quello positivo e catodo quello negativo. Non lineare perché? Perché è un componente al cui comportamento della corrente rispetto alla tensione non è direttamente proporzionale, non segue una linea retta a differenza di altri elementi lineari, come ad esempio i resistori. Cosa serve? Serve per far passare la corrente in un solo senso, quindi è come se fosse una valvola unidirezionale. È realizzato con materiali semiconduttori, non parlerò di cosa sono i materiali semiconduttori, altrimenti diventa troppo specifico e diventerebbe troppo lungo. Il diodo ha una resistenza bassa quando la corrente lo attraversa in un senso, quindi chiamato polarizzazione diretta, vedremo dopo cos'è, e quando invece è polarizzato inversamente nell'altro senso la resistenza diventa altissima. Quindi cos'è la polarizzazione di un diodo? Si riferisce al modo in cui viene applicata una tensione ai suoi terminali. Polarizzazione diretta, come vediamo in questa immagine. Polarizzazione diretta permette alla corrente di fluire facendo in modo che sia un interruttore chiuso e quindi lascia passare la corrente una volta che ha superato un minimo di tensione, una tensione di soglia che generalmente per quelli al silicio è di 0,7 volt, quindi quando arriva a 0,7 volt lascia passare la corrente. La polarizzazione inversa invece è quella a fianco, questa qui, blocca la corrente facendo comportare il diodo come se fosse un circuito aperto, finché non viene superata la tensione di rottura. Vedremo adesso cos'è una tensione di rottura. Ecco, qui invece possiamo vedere un diodo, fisicamente un diodo. Abbiamo l'anodo, che è il polo positivo, il catodo, quello negativo. Questa è la direzione del flusso della corrente quando è polarizzato direttamente nell'altro senso è polarizzazione inversa. Questo è invece il simbolo grafico. Come facciamo a sapere qual è l'anodo e qual è il catodo? Ecco, dal punto di vista materiale troviamo che abbiamo questa differenza di colorazione nel diodo, dove questo indica che da questa parte abbiamo il catodo. Andiamo a vedere altre semplici informazioni. L'utilizzo dei diodi. Ovviamente, essendo un elemento elettronico, sono usati nei dispositivi elettronici, troviamo dappertutto, anche in tutti gli elementi che abbiamo a casa, telecomandi o qualsiasi altra cosa. A cosa serve? Serve ad esempio per convertire la corrente da una corrente alternata in una corrente continua. Ovviamente per fare questa trasformazione non basta un solo diodo, ma deve essere un'altra configurazione con più diodi. Può servire per stabilizzare la tensione, per questo si utilizzano i diodi Zener. Possiamo usarli come mettitori di luci LED, possiamo usarli per proteggere i circuiti da sovratensione, inversione di polarità. Ecco, in questo video vedremo semplicemente i diodi di segnale, cioè quelli più semplici come prima cosa, quelli che servono semplicemente per far attraversare la corrente o bloccarla. E questi sono i diodi più comuni. La loro caduta di tensione diretta è tipicamente fra 0,6 e 0,7 per il silicio, poi ci sono altre cadute di tensione che sono come ad esempio l'elemento del germanio 0,3. Siamo dispiaciuti perché non c'è l'italio, anche ai francesi non c'è il francio, vabbè, ce ne faremo una regione. Abbiamo visto cosa significa
polarizzare inversamente. Inversamente quindi viene utilizzata principalmente per bloccare, e qui lo vediamo, 12 volt polarizzazione diretta, 12 volt polarizzazione inversa. Quindi invece di andare dall'anodo alimentiamo il catodo. E quindi inversamente serve per bloccare il flusso di corrente facendo comportare, come abbiamo detto prima, un interruttore aperto. Questo quando è utile? Per applicare come protezione dei circuiti, stabilire la tensione, abbiamo detto nei diodi Zener, lettura di segnali luminosi. Polarizzato direttamente serve per convertire la corrente alternata in corrente continua quando lascia passare solo la semionda positiva, mentre blocca la semionda negativa. Dobbiamo parlare quindi della caratteristica del funzionamento del diodo. Come possiamo vedere in questa figura, la curva caratteristica non fa altro che descrivere l'andamento della corrente I in milliampere con riferimento al variare della tensione fra anodo e catodo. Possiamo quindi notare che in questo primo quadrante qua, in alto a destra, siamo in polarizzazione diretta. Il diodo quindi permette sicuramente il passaggio della corrente tra anodo e catodo quando la tensione capi supera il valore della tensione di soglia chiamata Vs, tensione di soglia, ed eccolo qua segnato la tensione di soglia Vs, quindi vediamo che la tensione, qui abbiamo una corrente che non attraversa il diodo e poi quando arriva alla tensione di soglia comincia ad aumentare il valore della corrente, quindi polarizzazione diretta. Questa tensione di soglia, abbiamo detto, in genere va a 0,7 per il silicio. Per quanto riguarda gli altri componenti, come possiamo vedere, tra 0,6 per i diodi del silicio e per quelli al germanio 0,2, 0,4. Per i valori quindi compresi tra 0 e Vs la corrente assume valori trascurabili e poi cresce, come abbiamo visto, in misura considerevole. Se il diodo invece è polarizzato inversamente, ecco lo vediamo su questo riquadro qua, quindi siamo con tensioni negative perché lo stiamo polarizzata inversamente, alla giunzione abbiamo una piccola corrente inversa, quindi non è detto che la corrente non passi, è minima nell'ordine dei nanoampere o dei microampere. Abbiamo quindi una piccola corrente inversa di saturazione che è chiamata I0, che fluisce quindi dal catodo verso l'anodo. I valori, come abbiamo detto, sono bassissimi e possono essere quindi trascurabili, in modo da considerare il flusso di corrente totalmente bloccato. Ma cosa succede se la tensione continua ad aumentare? Che il diodo sorvivalista riesce a sopravvivere fino ad un certo punto, poi si arrende. Fino a quando resiste, sopravvive, fino al raggiungimento di una tensione chiamata di rottura, che già il termine è tutto un programma, o anche chiamata tensione di breakdown, che è quella che vediamo qui, tensione di breakdown. Questo è questo quadratino qua, questa parte del grafico lo raffigurato in questo punto. Cosa succede quando raggiunge la tensione di breakdown VBR, che è la massima tensione inversa che può sopportare? Una volta che supera questa, il diodo perde la sua capacità di isolamento ed inizia a condurre la corrente elevata, quindi non diventa più un diodo, ma diventa un Do. Andiamo avanti. Danneggiamento permanente. La corrente inversa, invece, è la massima corrente che può scorrere attraverso un diodo quando è polarizzato inversamente. Quindi abbiamo la tensione massima inversa, la VBR, e la corrente massima inversa, ed è una piccola corrente. Per i diodi normali superare questa tensione può causare la rottura del dispositivo, mentre nei diodi Zener questa tensione viene sfruttata come stabilizzatore per la tensione. Consideriamo altri due dati che non sono nel primo in alto a sinistra,
la tensione inversa di picco con VRWM e la tensione inversa ripetitiva di picco. Qual è la differenza tra questi due? La VRWM è la massima tensione inversa che un diodo può sopportare no, altrimenti lo aiuta, sopportare in modo continuo senza essere danneggiato. Mentre invece la versione ripetitiva di picco è la massima tensione inversa che può sopportare in maniera intermittente senza subire danni. Quindi qui abbiamo un po' prima quella di picco e qui abbiamo la tensione inversa di picco e questa inversa ripetitiva. Bisogna stare attenti a non superare ovviamente queste perché altrimenti, come vedete, il nostro diodo non si comporta più da diodo, ma si comporta come qualche cosa che si comporta come un diodo pentito, un ex diodo. Per la scelta dei diodi. Un diodo ideale, la differenza tra un diodo ideale e un diodo reale, il diodo ideale è un modello, cioè ce l'abbiamo idealizzato, non ha nessun difetto, è bellissimo, anzi è bellissima, una cosa che non credevamo mai di incontrare nella nostra vita, quindi è ipotetico, ce lo siamo rappresentati. È un po' come i poeti quando scrivono le poesie, e così idealizzano, che rappresenta quindi il comportamento perfetto. Agisce come un interruttore ideale che permette alla corrente di fluire in un solo verso. In polarizzazione diretta si comporta come un cortocircuito, quindi come se avesse con resistenza nulla. Non ha caduta di tensione, cioè non cade mai. In polarizzazione inversa invece agisce come un circuito aperto, bloccando completamente la corrente. Cioè un sogno. I parametri più importanti da osservare nello scegliere il diodo sono la forward voltage, che è la tensione minima necessaria per far condurre il diodo, che forward voltage in inglese è VF, ma abbiamo visto la nostra VS, permettendo il passaggio di corrente in avanti. L'IF massima è la corrente massima che può scorrere nel diodo quando è polarizzato direttamente. VR è invece la tensione inversa massima che si può applicare. Questi sono i parametri più importanti che dobbiamo conoscere. Cioè la tensione di soglia, la corrente massima e la tensione di breakdown. Scegliamo un diodo con una corrente nominale, dobbiamo scegliere un diodo con una corrente nominale maggiore, ovviamente di quella che è prevista, e che deve transitare anche una tensione inversa massima superiore alla tensione massima che avremo nel circuito. Le caratteristiche, come faccio a saperlo? Le caratteristiche ovviamente nell'acquisto, nella scelta di un diodo, le troviamo nella sua scheda tecnica, nel suo datasheet, che fornisce informazioni tecniche elettriche essenziali per il corretto utilizzo. Ecco, nella prossima ed ultima slide andiamo a vedere un datasheet. È un datasheet di questo diodo qui, per la sigla 1N5404. Nel datasheet troviamo le caratteristiche primarie e anche quelle elettriche. Per quanto riguarda le caratteristiche primarie possiamo vedere che ci indica un IF di 3 A. Cos'è l'IF È la corrente diretta media che il diodo può gestire in condizioni di funzionamento standard, cioè in pratica è la corrente che scorre attraverso il diodo quando è polarizzato direttamente, quindi la corrente che può scorrere è questo massimo 3 A. Vediamo che abbiamo un VRRM. Cos'è questo VRM? È la tensione massima che il diodo può sopportare senza danneggiarsi. Leggiamo anche un IFSM con un certo valore, questo sarebbe invece la corrente di picco assoluta che può sopportare per un breve tempo senza danneggiarsi. Vediamo anche la VF che sarebbe la tensione di soglia, cioè quella minima per poi la caduta di tensione, di differenza di potenziale per far passare poi la corrente. In questa parte della scheda vediamo la tensione di picco che può sopportare, vediamo per il 5404 sono 400 volt, il C-Reverse Voltage Rated VR vediamo che è di 400,
Questo DC reverse voltage si riferisce alla tensione massima che il diodo può sopportare quando è polarizzato in modo inverso. Vediamo che è la stessa di quella di picco, ossia cioè quando viene applicata una tensione negativa che lo blocca senza che avvenga il breakdown o la rottura. Abbiamo anche il valore della massima corrente inversa. A 25 gradi abbiamo 5 microampere, mentre a 100 gradi 500 microampere. Qui abbiamo anche la massima corrente diretta, cioè quando è polarizzata a 3 ampere, abbiamo 1,2 volt. Ci sono anche altre informazioni, ma per adesso lasciamo stare. Bene, io direi mi fermo qui, non vado avanti, non faccio vedere nessuno schema per adesso su questo video con il nostro multisim, perché il video introduttivo è già stato abbastanza lungo. Spero vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, dove oltre a queste informazioni sull'elettronica digitale o elettronica o elettrotecnica, ci sono moltissimi altri argomenti come programmazione PLC ed altro, vi lascio la curiosità. Se invece conoscete già il mio canale, sapete, queste informazioni le conoscete già, quindi mettetemi un like se vi è piaciuto. Vi ringrazio per la visione. Prossimamente farò un video in cui utilizzerò il multisim per fare vedere le applicazioni del nostro diodo in simulazione. Vi ringrazio, buona continuazione, alla prossima.